preparazione per entrare in chiesa. Come funziona? Si vede Bruto! Set di 8 seghe. Il diesel qui è verde. Patrimonio dell'UNESCO. Buongiorno signori, buongiornissimissimo. Questa mattina, siccome il tempo è incerto e quello che dobbiamo andare a vedere è distante, ci pigliamo il camper e andiamo. Spostiamo la casa là direttamente, così faccio anche girare il motore, visto che sono un paio di giorni che siamo fermi. E niente, fa frecce, da 25 gradi siamo passati a 16. È arrivata la Siberia qua. Però va bene, ecco, non ci lamentiamo. Anche perché so che in Italia si schiatta nel caldo. Dove? Andiamo a vedere altre cose. Ma che faccia da spaventato! Vabbè, andiamo a vedere altre cose. Che cose? Altre cose, adesso una chiesa, non rompete le balle, dai. Posso dirlo io? No. Ho pulito meglio di te l'obiettivo, guarda come si vede bene. Sì. Andiamo a vedere un po' di chiese ortodosse in stile russo, di vario tipo, che hanno delle architetture particolari, quantomeno per fare un po' di belle foto, perché oggi probabilmente di video con questo vento non ne faremo. E belle foto con questo tempo. Neanche. Beccatevi quello che arriva. Che mi smonti i miei piani. C'è un cielo di merda. Le immagini che avete appena visto sono dell'Independence Palace, o il Palazzo dell'Indipendenza, che è la residenza del presidente Lukashenko. Ci prepariamo ad uscire con 82 felpe, c'è un vento siberiano, ragazzi, non so se riusciamo a parlare lì, comunque stiamo vedendo un convento più 2 chiese, una delle quali dovrebbe essere di legno e niente, proviamo ad andare. Fa freddissimo, e se lo dico io fa freddo, però i pantaloncini ce lo sento. Sì. Copro i microfoni. Questo che avete visto è il convento delle monache che ci vivono dentro. La monaca di Minsk, Famosissima. Una delle parti più spettacolari di questo complesso ve la facciamo vedere adesso, che è qui davanti a me, è bellissima. Sono i capelli di Marina. I capelli? No, volevo dire che tutto questo complesso dicono che non abbia niente di religioso, l'hanno fatto soltanto a scopi turistici e quindi c'è la possibilità che oggi troviamo una calamita. Vediamo. Comunque 4 o 5 anni fa hanno fatto queste chiese. Molta gente nei vari commenti su Google dicono che non c'è Dio in queste chiese perché sono nuove, perché sono state costruite solo per i turisti. Quindi dicono non andate lì. Comunque la chiesa è questa qua. I'm on the train headed back to Indiana. The rain is forming into rivers outside, writing down all the things that I miss, and in the letters you take form. No, I won't go back tonight with the habits of the restless me. I'm leaving all that stuff behind. We can start all over. La chiesa che abbiamo appena visto si chiama Santa Elisabeth. Non siamo sicurissimi perché purtroppo le informazioni sono veramente difficili da ottenere. Questa è la parte del convento, quella più grande, diciamo, forse quella più antica, che è alle spalle della chiesa. In our hometown, running free, it could be everything that we were chasing. I'm impatient just to see how you make everything fall into place. Complesso gigantesco, ci sono un sacco di entrate, scalette e nuove chiese con nuove cupole, di nuovi colori tra l'altro. Sempre per stare un po' nel tema religioso di Dio, vi ricordate, in Polonia. Qua stranamente i preti hanno tutti la barba come la mia e la coda, quindi la gente mi guarda così. Boh.
I've been feeling like you don't want my love no more, no more. Sleeping on different sides, problems we can't ignore. Oh, but I've been so caught up in getting my paycheck, I can't even focus. Nelle N chiese che ci sono qua, questa qua è fatta totalmente in legno, in stile russo, come si facevano una volta, ed è la chiesa più alta in legno che c'è in Bielorussia. E dentro c'è un fortissimo odore di legno, sembra di stare in sauna, ma sto scherzando. Bella come sensazione, poi molto calda. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride all the blue. Preparazione per entrare in chiesa. Perché se vi ricordate, ci è già capitato in altre chiese ortodosse, bisognerebbe coprirsi il capo. Povera Pia. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. I souvenir, ma sono solo religiosi. Sono stata cazziata perché stavo riprendendo nel negozio, non so che cavolo c'hanno da nascondere, vabbè. Comunque i souvenir sono solo religiosi, quindi niente calamite. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. È un'ora che sto facendo la tangenziale per andare dall'altra parte di Minsk e adesso capisco perché questa cittadina ha ben 2 milioni di abitanti. È enorme. E poi soprattutto fuori ci sono tantissime costruzioni nuove, centri commerciali, parchi, musei. Guarda che roba qua. Che rotonde. Forte questa. Ecco, questo è il classico esempio che abbiamo visto assieme in diretta di un quartiere nuovo nato, penso, negli ultimi anni, perché a vedere le palazzine avranno 10 anni forse. Infatti alla seconda chiesa, ma è ristrutturazione. Vabbè, era carina, però è simile a quella di prima, dai. Ok, possiamo passare alla prossima. Sì. Amore, sai cosa vuol dire fare il giro delle 7 chiese? Quello di oggi. Siamo arrivati all'ultima, dai, siamo arrivati all'ultima. Ed eccoci arrivati all'ultima, penultima chiesa, c'è la chiesa di Tutti i Santi, che è questa alle mie spalle, che è alta 82 metri ed è completamente bianca. Poi qua all'interno c'è un'altra chiesa fatta in legno, quindi la stessa struttura che abbiamo visto prima. Pensate che questo è il retro. Direbbe Mosè, ma ho un dubbio. Ci sono 2 scale che scendono nell'acqua con una croce dentro. Non vorrei che le sorte di battesimo lo facessero con questa vasca. Non vogliamo essere blasfemi, ma con rispetto magari suoniamo le campane anche noi. Come funziona? Tu tiri una cosa sola e vanno tutte? Ah, coi soldi va. Ok. Ecco la parte davanti della chiesa. C'è un'imponente scalinata che è aperta solo la domenica, quindi ho scelto il giorno giusto.
cosa più bella in assoluto che c'è in questo panorama è brutto là, parcheggiato. Fagli vedere dov'è. Là, guarda che bello. Si può parcheggiare un po' dappertutto qui a Minsk, Possiamo andare? Beh, Messa interessante, anche se non abbiamo capito niente, ma comunque densa di significato. parlano russo. Vabbè, questa è la chiesa ortodossa russa, ma noi avevamo già visitato la chiesa ortodossa georgiana vicino a Tbilisi, anche lì avevamo partecipato un po' a delle messe, eravamo entrati in chiesa. Sì, vabbè, stavano rifacendo in parte, però c'era quella chiesa, ti ricordi, tutte le croci sui muri fatte Sì. con le dita. Lì era davanti alla residenza del Papa Giorgiano, che abitava Esatto. lì vicino a Tbilisi, mentre invece qui c'è un Papa ortodosso russo Che a Mosca, che sta a Mosca. casino, tanti papi ci sono, è papabile. Papabile. Ah, questo era un momento curiositù, se non l'avevate capito. Hey, I'm gonna leave, but where to? I never wanna know. Hey, now call me a thief, but I thought Ecco la Biblioteca Nazionale di Minsk, simbolo della città, diciamo che ha questa forma così ottagonale, simile quasi a una sfera, quindi riconoscibilissima. C'è una torre al lato che si può prendere, non sappiamo ancora il costo, e salire sopra una terrazza per avere così la visuale di Minsk dall'alto. Adesso vediamo un attimino. Andiamo a vedere. summer like rain, summer like healing, summer like pain. Show me, why do you care? I'm a black vulture, send me a prayer and I'll spread my wings in the sky. Let's go and wave like you see me now. Hold on, we're flying high. Let's go and wave like you see me now. Hey, hey, tell me a story. You've been hiding yourself again. Turn your shades. Si vede Bruto! Si vede Bruto! Se lo trovate scrivetecelo qui sotto! In questo lato siamo all'estremo est di Minsk e c'è questo artista che ha fatto questi 4 mosaici molto grossi sui palazzi che hanno diversi nomi. La città della cultura, la città dei palazzi, la città della guerra e la città della cultura. Questi sono i nomi che ha dato questo artista. E adesso vediamo se riusciamo a inquadrare da qua perché c'è il cristallo davanti, non si vede. Tanto sei più alto e ti do a te il telefono. No, fai te. No, mi viene il brivido. Quello è uno, quello palazzo lì è l'altro e poi gli altri 2 sono là in fondo. Qui abbiamo un altro punto cruciale, ovvero la Independence Avenue. Era quella, ma non posso rimanere lì per il vento. Comunque è una strada di 15 km che da fuori Minsk collega direttamente con il centro, guarda che ce n'è già abbastanza, fino alla piazza dove c'era la statua di Lenin che abbiamo visto ieri. Praticamente noi adesso siamo in cima al cubo, ok? Il cubo, all'ottagonale. Questi qua sono i cristalli che ricoprono tutta la facciata. Là dove non tira il vento forte, quindi da questo lato qua, quando ti avvicini è come se ci fosse acceso il riscaldamento, perché tutta l'aria che passa all'interno esce da questi buchi qua. E quindi è come se fosse riscaldato sto pezzo. Ecco il cristallo. Questa esperienza si può fare fino alle 10:30 di sera, quando dicono che comunque sia, essendo molto illuminato e molto scenografico, e costa 2,60 € a testa. Bene, oggi siamo venuti a mangiare da un georgiano, solo che Marina non legge più il russo e quindi deve tradurre. Sto traducendo i ripieni dei khinkali, quei famosi ravioli Che bianchi. sono questi qua. Con agnello piccante, agnello ed erbe aromatiche, con il tacchino, funghi e formaggio, set di 8 seghe. In che senso? Anche quello no, grazie. Quelle che ci accostiamo. Che ci accostiamo questo.
Bielorussia. Dobbiamo fare benzina a Delta T. Si chiama Delta T. Ok, Così c'è vediamo. scritto. Vai per esclusione, 95, 92. Poi l'anno userò. L'annusi. Il diesel qui è verde. Volevo immortalare il momento, ma Mauri è già partito per l'emozione, perché abbiamo speso 40 euro di pieno di diesel, perché il diesel costa poco più di 70 centesimi al litro. Questo è un record. Ero emozionato, come fai? Sono quelle cose che è dagli anni 80 che non le vedo. Mamma mia. Cioè il nostro minimo era in Georgia, in Armenia, con i 90-95 centesimi. Anche in Spagna 3 anni fa. Era un euro, ma 70 centesimi davvero è tanta roba da vedere. Qua e poi è puro, è anche bello buono quello che c'è qua di risolto. Poi proprio lo stragano, lo raffinano loro, cioè più buono è puro. Nasce qui. È come andare in Colombia a comprare la cocaina, uguale. Io volevo dire come andare sul Monviso e bere l'acqua della fonte. Esatto. Sei poco poetico tu, Senti che puzza di baccalà affumicato. Sì, tu sai che in Italia è vietato fare fuochi vicino a strade, autostrade di grossa percorrenza, non lo puoi fare. Una volta bruciavano il grano, la paglia che rimaneva nei campi, adesso devi chiedere permesso e so che in alcuni casi è anche vietato. No, differenza. Siamo finite nelle campagne sperdute del centro della Bielorussia. E buonanotte. A me piace così prendere il sole. E tagliarti la barba, no? No. Sì, lo so, c'è la barba da fare, non ci voglio. Perché c'è una macchinetta stupida. Devo comprare un'altra. Ma dove siamo? Buongiorno, bruttini e bruttine. Bruttissimi e brutali. Brutali chi sono? Non lo so, dei tali bruti. Vabbè, vieni qua, voce fuori campo. E c'è la bicicletta in mezzo. Voce fuori campo in mezzo alla bicicletta. Ragazzi, abbiamo finito la visita di Minsk. Vi sarete accorti perché siamo andati via. Però dalle macchine devo dire che andiamo a visitare qualcosa che non pensavamo fosse così popolare, se devo essere sincero. L'ultimo video di ieri sera era qui al buio, al silenzio e da soli. Abbiamo fatto una notte spettacolare. Ma poi di colpo alle 10 questa mattina sembra che è arrivato un pullman, non lo so. Secondo me sono anche arrivati i pullman, però dall'altra parte, perché ha 2 ingressi. Quindi adesso noi abbiamo scaricato le biciclette. Dopo ve lo dico, tanto vi faccio venire un po' di ansia di dove siamo. Che ansia. Adesso abbiamo scaricato le biciclette, come diceva. Abbiamo messo le batterie perché oggi gireremo anche questa cittadilla. Sì. Cittadilla o cittadella. E quindi adesso andiamo a vedere un castello. Castello di Minsk. No, non siamo più a Minsk. Minsk è finita. Appunto, cosa dici? Ne parliamo quando siamo lì. Dillo, no? Ah no, Non no, me lo no, dai, ricordo. l'abbiamo beccata. Out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting down. Yeah, on a bad day, on a good day, I don't need no sunshine, 'cause I'm dancing with the rain. You will see me running, thinking I might be insane. Allora dove siamo? Siamo a Miasvitz e qua alle nostre spalle c'è il castello di Miasvitz, omonimo.
è un castello lituano in terra bielorussia. Perché? Perché è stato costruito da una famiglia nobile lituana nel XVI secolo. E adesso andiamo a visitarlo perché ha una particolarità. Innanzitutto è un castello, l'unico qua, che ha ancora tutto il perimetro di acqua completo. Di solito i castelli sono crollati, costruiscono, comunque non hanno ancora il fossato, mentre questo ha il fossato pieno d'acqua e ancora all'interno un sacco di reperti, tra cui, insomma, adesso andiamo a vedere, ve lo spieghiamo, la facciamo. Il cirillico ci dà delle soddisfazioni. Andiamo a fare il biglietto. 16 blin. Io li chiamo blin ormai. I rubli bielorussi, dai. Si chiamano blin. Vabbè, sono 2 euro a testa. Wow, che piazza maestosa c'è qua dentro. Bellissimo. Oh ragazzi, anche se mi fanno vedere solo sta piazza, per 2 euro va anche bene. Sei già a posto così tu? No, vabbè, ma veramente Bellissimo. dei prezzi più onesti. Dai. Ed ecco qua possiamo notare alle nostre spalle il bar dell'epoca dove facciamo già cappuccini, è il bar del re. All'interno questo castello viene utilizzato per fare tantissimi eventi. C'è addirittura adesso un palco che stanno montando, ma ci sono manifestazioni, c'è teatro, c'è veramente tante cose. È completamente ristrutturato e viene appunto utilizzato per la comunità. Quelli che vogliono farsi una bella esperienza, qua alle nostre spalle, all'interno della piazza e quindi all'interno del castello, c'è un hotel che abbiamo visto costare 45 euro a notte in alta stagione. Ed è bello, tu dormi la notte all'interno di questo po' di storia. Ragazzi, ci si può vestire con i vestiti dei reali per 4 rubli, quindi 1 euro. Ma vero? Eccoli qua i souvenir, guarda quanti ce ne sono. Quando li cerchi non li trovi, quando li trovi dappertutto. Si sta preparando per entrare in sala operatoria, signora? Se riesco, che è peggio delle buste della frutta e della verdura poi. No. Ma cosa stai facendo? Devo preservare il pavimento dell'epoca. Avete notato come queste stanze sono arredate nei minimi dettagli con mobili dell'epoca e quindi sono delle rarità, però sono state veramente ci portano indietro nel tempo, veramente. Questo è un salone delle feste da ballo. Penso di no, è troppo piccolo. Troppo piccolo? Sì. Si chiama la stanza del grande camino. Chissà perché. E direi anche dei grandi candelabri. Tutti invitati a pranzo. Questo set da bevuta. In quest'altra stanza ci sono tutti gli stemmi e i simboli delle famiglie reali. Notare la bellezza dei soffitti. Possiamo notare dai muri decorati e dai tappeti per terra, questa è la stanza della caccia. Un po' come una tavernetta col biliardo e il tuo orso imbalsamato. Guarda quanti alci, quelli che non abbiamo visto. Questa è la macchina del teatro per fare le onde del mare, è praticamente a mano.
praticamente girando riproducevo quello che era l'onda del mare e la barca sopra che navigava. Questa è la miniatura dove rappresenta quel tronco lì dove era in mezzo al palco. Questo teatrino in miniatura è funzionante, non si può toccare ovviamente, però funzionerebbe. Veramente una figata, bellissimo. Anche se c'è il riflesso sono belli lo stesso. C'è un vestitino per te, dai. Queste andavano fatte a misura, e più eri grosso, più pesavano e più costavano. Ma soprattutto non dovevi ingrassare. No. Se la visita è finita, devo dire che merita assolutamente per la bellezza dei dettagli e per come è stata ristrutturata tutto praticamente. Infatti questo castello è famoso proprio per i dettagli dei suoi interni e non è nemmeno il più famoso di tutta la Bielorussia, perché il più famoso sarebbe il castello di Mir, che è dove portano tutti i gruppi organizzati, e noi abbiamo pensato di venire a visitare invece questo perché è un pochino decentrato, ma anche qui c'è un sacco di turismo comunque. Esatto, e comunque non tutti lo fanno vedere questo. Anche quando eravamo adesso a Minsk parlando con degli italiani ci hanno detto di andare a vedere quello di Mir e poi noi bastiamo contrari. È stato molto carino, ci è piaciuto, tante cose interessanti. E adesso prendiamo le biciclette e andiamo a fare un giro in città. C'è una famiglia che si è travestita, guarda che carini. Ecco qua una bella chiesa cattolica che è un po' che non le vediamo e prima c'era una torre che era, diciamo, forse ancora i primi muri di difesa del castello. Take it too far now. I dwell in the sand like a fish on land. Eccoci arrivati al secondo castello del giorno, ovvero il castello di Mir, un castello iniziato in stile gotico e poi finito in stile rinascimentale, anche questo come quello di prima, patrimonio dell'UNESCO già da una ventina d'anni, e basta. Andiamo a vederlo, almeno da fuori, tanto dentro più o meno sarebbero le stesse cose. Particolare come struttura, proprio con questi torrioni belli giganti. Mi avvicino ancora un po', anche se non so se si può vedere qualcosa di più, visto che comunque a quest'ora è già anche chiuso. Carina la bocca di cannone come il cestino. È la chiesa in legno più alta che c'è in Bielorussia. Che c'è qua? Sembra Matrioska. Ma che ti dico dove? Basta, basta! Hai sempre più la notte. Si scende molto più la notte. Così. E adesso andiamo a fare
la pipì. Dai. Dai, la prostata a una certa età. E adesso prendiamo le biciclette e Andiamo a fare un giro della Facciamo città. la pipì e Dai, andiamo. smetti. Aspetta, rifaccio. Adesso prendiamo le biciclette. No. Dai, mi piscio addosso veramente. Dai, smettila. Smettila. Acqua, fiumi. Ma mollala. Fiumi. Ma cagare. Dai, fai la Dai, serie. dai. Guarda che se ridi troppo poi te la fai. Infatti mi sa che ci ho bagnato. No. Dai, aspetta. Serio. Adesso prendiamo le biciclette. Dai, che non ce la facciamo più per un'ora ancora. Dai, serio. Aspetta, per essere le cose più Dai, 2 brutte e minuti. cattive della vita.